I materiali per questa creazione sono nastro di raso, qualsiasi colore vogliate, una vecchia tessera oppure un cartoncino, bastoncini di legno lunghi, un accendino, colla a caldo. Gli extra sono nastro sottile verde, nastro più spesso verde. Per fare i petali prendiamo il nostro raso. Con l'aiuto della tessera ricaviamo all'incirca 10 petali. Arrotoliamo il nostro raso sulla tessera. Tagliamo. Abbiamo ricavato i nostri 10 petali. Non devono essere lunghi uguali. Ora vi mostro il procedimento. Innanzitutto prendete un petalo, piegate i due lati così, in questo modo, e poi ripiegatelo di nuovo, in modo da formare questa forma. Poi con un dito tenete le due piegature assieme. Prendete l'accendino e scaldate questo punto qua dove si congiungono. Una volta un po' sciolte, schiacciate e rimarrà assieme. Fate lo stesso procedimento anche dall'altra parte. Abbiamo concluso il nostro primo petalo. Come vedete, col calore si è sciolto e rimane attaccato. Ve lo rimostro. Prendete il petalo, piegate, potete anche farlo meno stretto, e ripiegate in questo punto. Con un dito tenete fermo, col fuoco scaldate questa parte. Ho creato altri petali, così faccio 2 rose in modo da farvi vedere meglio. Come prima cosa accendiamo la nostra colla a caldo. Prendiamo un bastoncino e utilizziamolo da questa parte della punta, che è più sottile. Prendiamo un petalo scelta, tanto sono tutti uguali, e lo prendiamo dalla parte chiusa, diciamo, liscia, non questa qua, questa. E facciamo così. Ci sono 2 metodi, vi faccio vedere il primo. Il primo consiste nel prendere un petalo alla volta, mettere un poco di colla, ma giusto un puntino, così. Poi prendere il bastoncino e girarlo.
E così avete attaccato il primo petalo. Vedete, la forma già si capisce che è una rosellina. Oppure possiamo fare così. Prendiamo 2 petali, sempre girati da questa parte, mettiamo un puntino qua e un puntino qua e incolliamo i 2 petali così. Poi aggiungiamo altra colla. Così sarà più continuativo. Ovviamente partiremo dalla parte più vuota, tra virgolette, e arrotoliamo. Così. Se la colla si asciuga, mettiamo un altro puntino di colla. Questa qua si asciuga subito. Ecco fatto. E la rosa inizia a prendere forma. Adesso continuo. Una rosa è conclusa. Vi rifaccio vedere il metodo. Petalo dalla parte liscia. Mentre nel primo mettete più colla. Fate questo movimento. Vedrete che si creerà da sola la rosa. Ecco qua, l'inizio. Tenete un po' schiacciato con le dita per incollarlo bene. Ed ecco qua. Continuiamo con gli altri petali. Un pochino di colla. Come le rose devono essere un po' a scala, diciamo. Dove c'è il vuoto aggiungiamo il petalo e così via. Ad esempio, qua termina il petalo, qua termina il petalo, e qua, in questo punto, aggiungerò l'altro petalo per fargli fare il giro, in modo da non avere buchi. Ogni rosa sarà diversa. Tutto va in base alla grandezza dei petali, che non saranno tutti perfetti uguali, a come li avete attaccati assieme, cioè chi è più largo, chi è più stretto, così, e a quanto stretto girate il petalo intorno al bastoncino. Quindi tutte saranno belle a modo loro e non preoccupatevi se non sono tutte uguali perché in natura le rose non sono tutte uguali.
Le rose sono finite. Adesso passiamo alle parti esterne. Adesso prendiamo questo nastro verde sottile, deve essere verde ovviamente, e con una misura, io ho questo perché l'ho già utilizzato un sacco di volte, tagliamo all'incirca o 3 o 4 striscioline per fiore. Io inizierò con 3. 1, 2, 3. Adesso vi spiego cosa farò con queste striscioline. Le prendiamo, le pieghiamo in due, con l'aiuto di una forbice facciamo un piccolissimo taglietto in mezzo, poi prendiamo il nostro bastoncino e lo infiliamo dentro. Facciamo così per tutti e 3 i pezzettini di nastro. Ok, adesso abbiamo inserito i 3 pezzettini di nastro e con la forbice creiamo delle piccole punte, così circa. Ripeto, non devono essere perfetti. Ora avete due scelte: o li lasciate in questo modo, così, tagliati solo con la forbice, oppure potete con la fiamma scaldarlo in modo che non si sfilaccino. State molto attenti perché ovviamente si sciolgono facilmente. Io faccio così. Come vedete li ho un po' sagomati. Adesso con l'aiuto della colla a caldo iniziamo col primo e mettiamo un puntino, non tantissimo, di colla in questo punto. Poi passate col secondo. Ed ecco qua. Mi raccomando, non fateli sovrapporre uno sull'altro, incrociateli sempre.
Abbiamo concluso le nostre rose, così si presentano dietro. Ora faremo le foglie. Prendiamo il nastro verde facciamo così. Prendiamo quello che abbiamo appena tagliato, lo pieghiamo a metà, così. Poi, seguendo la linea diagonale, tagliamo e con l'aiuto dell'accendino attacchiamo insieme le due parti. Fatto ciò, avrete questo triangolino. Lo piegate per così e gli tagliate la punta, non tanto. Poi, sempre con l'aiuto dell'accendino, attaccate assieme le due parti. E questo è quanto. Poi, con la colla a caldo, lo andremo a incollare così. Eccoci qua col lavoro completato. Queste sono le rose che abbiamo creato assieme. Voglio mostrarvi il risultato finale con un bel mazzetto. Questo è un bouquet di rose in raso. Queste le ho create da tenere in casa. Come vedete ho colorato anche i bastoncini di verde. Ovviamente non sono incartate perché sono dentro un vaso. Come potete vedere li potete fare di moltissimi colori. Io ho scelto questo rosa tenue e il bianco per la camera dei miei genitori. Grazie per aver visto il mio video. Vi invito a iscrivervi e attivare la campanella e lasciare un piccolo like e un commento se volete aiutarmi a far crescere il canale.